benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. In questo video parlerò brevemente dei cantanti castrati, anche detti cantori virati, musici, soprani naturali, castrati di Dio o, in modo più poetico, angeli cantori, nei secoli 600 e 700 in Italia. Visto che questi termini possono creare confusione, per essere chiara parlerò di cantori che da fanciulli erano stati sottoposti a un intervento di orchiectomia. Quali sono le motivazioni che portarono a questa pratica? Per alcuni sono da attribuire a queste parole: tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Questo testo è tratto dalla prima lettera ai Corinzi. Ovviamente nelle varie traduzioni ci sono delle piccole differenze nella scelta delle parole, ma il significato è chiaro. E se le donne non potevano parlare, tantomeno potevano cantare, e quindi Sisto V, alla metà del Cinquecento, vietò di cantare alle donne in chiesa. Ma nel 1588 lo stesso Sisto V estese questo divieto anche ai teatri. Le voci femminili vennero sostituite da quelle dei castrati. L'ultimo cantante virato fu Alessandro Moreschi, che cantò nel coro della Cappella Sistina fino al 1913. Non c'erano delle voci che potessero sostituire le donne senza giungere a questi atti estremi e soprattutto irreversibili? Nei cori c'era l'uso dei falsettisti, un cantante di sesso maschile che, attraverso l'applicazione di una tecnica vocale, falsa la propria voce oltrepassando la propria estensione naturale e così può raggiungere l'estensione di una voce femminile. Ma le cronache dell'epoca ci raccontano che il canto del falsettista risultava poco potente e soprattutto sgradevole all'ascolto. C'erano poi i bambini, ma anche questa voce non soddisfaceva il pubblico, ovvero i fedeli, perché risultava poco educata e non potente. Poi con la pubertà la voce cambiava e non era più servibile. Inoltre c'era un aspetto economico da non sottovalutare. I bambini che cantavano nei cori seguivano tante lezioni di musica, erano mantenuti e tutto questo impegno di tempo ed economico andava in fumo quando cambiavano la voce. Ma torniamo ai castrati e all'effetto che suscitavano sui fedeli. Assessuati dalla voce fresca, potente e dalla vasta estensione, come angeli cantori, intonavano le sacre scritture. Nel teatro, invece, proprio per le caratteristiche non naturali, erano perfetti per interpretare eroi nelle vicende mitologiche. E ricordiamo che potevano anche ricoprire ruoli femminili. Ma per molti studiosi e grazie alle testimonianze dell'epoca possiamo dire che gli angeli cantori delle chiese erano poco credibili come eroi guerrieri, rudi, forti. Ancora più poiché sappiamo che avevano gesti effeminati e venivano vestiti con piume, scarpe con tacco e tanto altro. Spesso venivano contestati, derisi e apostrofati con il termine capponi. A conferma di questo aspetto effeminato abbiamo la testimonianza di Charles Burney nel suo viaggio musicale in Italia. Alle donne è precluso il palcoscenico. I personaggi femminili sono impersonati da castrati e spesso con tanta verosimiglianza per la delicatezza della voce e per il loro aspetto, da ingannare chi non sia a conoscenza di questo divieto.
Sicuramente la voce dei cantanti e virati più celebri doveva essere veramente particolare e suggestiva. Vi ricordo che proprio su YouTube è disponibile un'incisione del 1904 del cantante Alessandro Moreschi, L'Angelo di Roma. Documento sicuramente interessante, anche se l'incisione non offre la qualità odierna e il cantante era alla fine della sua carriera. Sulla suggestione che queste voci potessero suscitare, sappiamo che Napoleone Bonaparte si commosse fino alle lacrime nell'ascoltare il sopranista Girolamo Crescentini alle Tuileries nel 1804. Apro una parentesi, bisogna precisare che Girolamo Crescentini era un sopranista dalla grande preparazione tecnica, non solo era cantante ma era anche compositore e insegnante di canto. Questo per sottolineare che non bastava sottoporsi a questo intervento per diventare cantanti di valore, ma dietro c'era tantissimo studio. In una lettera del 31 luglio 1781 Goethe, nel suo secondo soggiorno a Roma, scrive: «I castrati, vestiti da donna, fanno la loro parte sempre meglio e piacciono sempre più». Successivamente, in un altro articolo dal titolo «Parti di donne rappresentate da maschi sui teatri di Roma», scrive: «Io andai alla commedia romana non senza pregiudizi, ma mi ci trovai subito, senza pensarci, riconciliato. Sentivo un piacere ancora sconosciuto e osservai che anche altri lo sentivano al pari di me. Pensai alla causa e credo averla trovata in questo, che in una simile rappresentazione il concetto della imitazione, il pensiero dell'arte era sempre più vivace e per mezzo di un abile giuoco si produceva solo una specie di illusione conscia. Similmente nasce un doppio piacere da ciò che queste persone non sono donne, ma rappresentano donne. Il giovane ha studiato le qualità del sesso femminile nel suo essere e nel suo contegno. Egli le conosce e come artista le riproduce. Egli non rappresenta se stesso, ma una terza natura e propriamente una natura straniera. Ci affidiamo anche alle parole di un altro poeta per comprendere meglio le emozioni che nascevano dall'ascolto di queste voci. Nel volume intitolato Prose, Enrico Panzacchi racconta il suo incontro con uno di questi cantori e dopo averlo ascoltato così scrive: «E quale canto, signora? Immaginate una voce che fonda insieme la dolcezza del flauto e l'animata soavità della laringe umana. Una voce che salga leggera e spontanea, come vola per l'aria un'allodola quando si inebria del volo. E allor che vi pare che questa voce sia posata sugli ultimissimi vertici della gamma sovracuta, ed ecco che spicca ancora altri voli e sale, sempre ugualmente leggera, ugualmente spontanea, senza la più piccola espressione di sforzo, senza il più tenue indizio d'artificio, di ricerca, di stento. Una voce infine che vi dà l'idea immediata del sentimento fatto suono e dell'ascensione d'un'anima verso l'infinito sulle ali di questo sentimento». Segue un elenco di cantanti da lui ascoltati e poi prosegue con queste parole: «Non la minima asprezza del passaggio da un registro all'altro della voce, non penuria d'estensione, non disuguaglianza di timbro da nota a nota, ma un linguaggio musicale calmo, dolce, solenne, intonatissimo, che mi stupiva e mi rapiva a un punto solo,
con la potenza di una grandissima sensazione non provata innanzi mai. Bisogna ricordare il celebre duello fra Farinelli e un esecutore di tromba descritto sempre da Barney nel Viaggio musicale in Italia. Aveva luogo ogni sera una gara tra lui e un famoso esecutore di tromba che accompagnava col suo strumento un'aria cantata dal Farinelli. Sembrò sulle prime un'emulazione amichevole di carattere semplicemente sportivo, fino a che il pubblico incominciò ad interessarsi alla contesa, parteggiando per l'uno o per l'altro. Dopo che ognuno, separatamente, ebbe emessa una nota per dar prova della forza dei propri polmoni, tentando di superare il rivale in vivacità e in potenza, eseguirono insieme un crescendo e un trillo a distanza di una terza e lo sostennero a lungo mentre il pubblico ne attendeva ansiosamente la fine, poiché entrambi sembravano esausti. E infatti il suonatore di tromba, sfinito, cedette, convinto tuttavia che il suo antagonista fosse altrettanto stanco e che tutto si sarebbe concluso in una battaglia, senza vincitori né vinti. Farinelli, invece, mostrando di aver finora soltanto scherzato col suo competitore, col sorriso sulle labbra, senza riprendere fiato e con intatto vigore, non soltanto emise una nota, la rinforzò e trillò, ma eseguì i più rapidi e difficili gorgheggi e fu messo a tacere soltanto dalle acclamazioni del pubblico. Anche nel racconto filosofico di Voltaire intitolato Candido o l'ottimismo troviamo scritto: «Sono nato a Napoli, dove ogni anno castrano 2 o 3.000 bambini. Alcuni soccombono, alcuni acquistano una voce più bella di quella delle donne, altri ancora vanno a governare qualche stato». Sicuramente il dato dei bambini castrati non è reale, erano molto di meno, mentre nell'ultima parte c'è una evidente allusione al napoletano Carlo Broschi, detto Farinelli, che divenne il favorito di 2 re spagnoli, Filippo V e Ferdinando VI, riuscendo a esercitare anche una grande influenza sulla loro politica. Ma è noto che furono pochi i castrati che arrivarono al grande successo. È opportuno anche ricordare che dietro al successo di alcuni di questi cantanti c'era anche un sapiente lavoro pubblicitario, con la costruzione di veri personaggi dal carattere capriccioso. La diffusione di molteplici aneddoti contribuiva ad aumentare l'idolatria verso questi personaggi, per esempio il potere miracoloso della loro voce sugli animi perturbati. Interessante un passo dello scritto di Cesare Beccaria dei delitti e delle pene. Oggigiorno si accostuma a Roma il castrare i fanciulli per renderli degni di essere musici del Papa, di maniera che castrato e musico del Papa sono diventati sinonimi. Non è molto tempo che si vedeva a Napoli, a lettere di scatola, sopra la porta di certi barbieri: «Qui si castrano meravigliosamente i putti». Sembra anche, da altre fonti, che in Roma fossero molto diffusi i cartelli: «Qui si castrano maravigliosamente i putti ad uso della cappella del Papa». Sembra che solo un fanciullo su 100 riuscisse a cantare nelle chiese importanti o nei grandi teatri e che i bambini evirati, privi di talento o con voce sgraziata, vivessero una vita solitaria, misera e infelice. Nel ricordo di questa pratica si è epurato o dimenticato le conseguenze del terribile intervento chirurgico e di come questo condizionasse in modo irreparabile la vita di questi bambini che venivano strappati ai genitori.
Dopo l'intervento continuavano uno studio rigoroso della musica e della tecnica del canto per arrivare all'eccellenza. Bisogna anche ricordare che la castrazione doveva essere praticata con il consenso del bambino, ma capirete bene che il bambino non era in grado di capire le conseguenze di un atto del genere e, oltretutto, erano sotto la patria potestà dei genitori. Immaginate se i bambini prescelti erano ospiti degli orfanotrofi. L'intervento veniva praticato in modo che oggi definiremmo disumano. I rischi erano elevati per le scarse condizioni igieniche e per le scarse competenze mediche. Le principali complicanze potevano essere le infezioni e i sanguinamenti e anche le modalità per eseguire quella che chiameremmo anestesia potevano essere causa di infauste conseguenze. Così poteva capitare per un aggravamento delle complicanze prima citate. Anche quando la castrazione fu vietata per legge, si trovavano delle necessità di salute per giustificare le operazioni. Malattie, cadute da cavallo, aggressione di qualche animale, ma in realtà la famiglia aveva venduto per denaro il proprio figlio. Anche chi raggiunse il grande successo odiò sempre la sua condizione. Per alcuni scoprire che la motivazione dell'amputazione era stata semplicemente economica e non motivata da problemi di salute fu devastante. Per concludere, è evidente che l'argomento trattato è molto ampio dalle innumerevoli sfaccettature e in questa sede ho voluto fare una panoramica. Se volete che approfondisca alcuni aspetti lo potete scrivere nei commenti. Spero che questo argomento sia stato interessante e nella descrizione potete trovare una bibliografia essenziale di riferimento. Vi ricordo che potete sostenere questo canale semplicemente iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!